Oh, ciao a tutti e ben ritrovati cari Walker, sono sempre Davide, siete sempre sul mio canale per la terza volta di fila, il che vorrebbe dire che non diciamo niente, continuiamo a lavorare e vediamo se ci riusciamo. Allora, oggi voglio parlarvi di una cosa di cui in realtà vi ho già parlato parecchio tempo fa. Se cercate sul canale troverete sicuramente qualche video riguardo già un po' datato. Ecco, oggi voglio un po', diciamo così, rifare questa lezione con, diciamo, il bagaglio di ciò che mi è capitato anche facendo lezioni di persona con le persone e scoprendo che effettivamente è sempre uno dei temi più caldi, quello del voler fare dei fill all'interno di brani, quindi inventarsi dei fraseggi, esattamente come se fossimo dei batteristi che a un certo punto, tac, alla fine del giro vogliamo infilare quel passaggio, un po' per divertimento, un po' per dimostrare quel minimo di tecnica che magari abbiamo acquisito col tempo. E però c'è sempre il problema di non sapere mai cosa fare, non sapere mai dove andare a parare, fare delle cose che ci sembrano sempre tutte uguali, riuscire a suonare sempre solo con queste ottavi, ta 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 ta, pezzettino di scaletta, l'arpeggino, ma mai niente di interessante. Allora, ovviamente non c'è un modo univoco di imparare a fare cose di questo tipo, è una cosa che nasce dall'esperienza, dovete provare, sperimentare, dovete soprattutto ascoltare molta musica e cercare di prendere spunto anche da quello che fanno gli altri, perché oggettivamente non c'è un libro che ti spiega questa cosa, come del resto non ci può essere, non ci può essere neanche un libro che ti dice esattamente come improvvisare. Tutti i libri, i metodi che parlano di improvvisazione, che parlano di fraseggio, comunque ti danno un compendio teorico armonico utile per cercare qualcosa, per analizzare anche le cose che fanno gli altri, ma poi la pratica è la cosa che non deve mai mancare. Allora, detto questo, io oggi voglio provare però a darti uno spunto di un semplice trucchetto che ho scoperto negli anni che funziona, e sono questi tre semplici passaggi che ti vado a spiegare. Io parto dal presupposto che una delle cose che funzionano di più quando voglio elaborare una frase in un certo punto del brano, esattamente come l'esempio che ti ho fatto all'inizio, la cosa, dicevo, che è più importante di tutte è che funzioni da un punto di vista ritmico. Se metti una bella frase di tre note ma che lavora bene ritmicamente, già hai fatto una cosa molto più bella di una scala fatta tutta dall'inizio alla fine, ascendente o discendente che sia, tutte in sedicesimi, tutto uguale, perché quello risulta un po' più noioso, diciamoci la verità. Invece se riesci già a elaborare qualcosa di ritmicamente interessante, già parti avvantaggiato. Come fare? Allora vediamo di costruire qualcosa di ritmicamente interessante con un metodo ben chiaro e preciso, appunto, che consta di questi tre passaggi. Il primo passaggio fondamentale è quello di scegliere a tavolino le prime volte una ritmica, quindi pensa prima ritmicamente. Anni fa andai a vedere un seminario di Paul Gilbert, il chitarrista dei Mr. Big, per chi non lo sapesse, e pur essendo bassista ci tenevo a vedere questo personaggio perché è uno dei miei chitarristi preferiti, e una cosa che lui disse per il creare fraseggi, per invitare i chitarristi a creare fraseggi, è think like a drummer, cioè pensa come un batterista, e faceva proprio questo esempio in cui anche sulla chitarra, ma è la cosa che noi riportiamo sul basso, se tu riesci a pensare un fill ritmicamente come lo farebbe un batterista, già hai vinto. Poi dopo puoi metterci, non dico le note che vuoi, ma quasi lavori banalmente su una pentatonica, ma se la ritmica funziona, il fill, la frase funziona. Quindi noi cerchiamo di focalizzare la nostra attenzione su questo aspetto, e ti invito a prendere, studiare assiduamente e conoscere molto bene un libro che ti metto qua in descrizione come al solito da Amazon, ed è il famosissimo Dante Agostini. Probabilmente ne hai già sentito parlare, sicuramente l'avrai anche già studiato, però lo studio che ti invito a fare sul Dante Agostini è un po' diverso da quello tradizionale. Il Dante Agostini, per chi non lo sapesse, è un metodo di solfeggio ritmico, ovvero trovi scritte decine e decine di ritmiche che dovrai imparare a leggere partendo da valori molto
molto semplici come i quarti, due quarti, eccetera, per poi passare agli ottavi, sedicesimi, le pause e quant'altro. Ecco, io ti consiglio cioè, sicuramente di studiarlo anche in questo modo, ovviamente, che è tutta salute, è tutto guadagno tuo nell'imparare a leggere, ma in particolare una volta che hai preso un po' di dimestichezza, l'esercizio che ti invito a fare è questo: vai nella sezione in cui si parla di sedicesimi, ottavi, pause di sedicesimi, alternate a pause di ottavi, eccetera. Stiamo parlando, per intenderci, da quegli esercizi che partono, se non sbaglio, intorno al 20-25, vanno poi avanti per una ventina di esercizi, forse anche 30, insomma. Comunque, vai in questa sezione. Io per farti l'esempio oggi ho preso questo, vedi, ti ho selezionato l'esercizio, il numero dell'esercizio che è il 26, e lavoriamo sulla prima battuta. Cosa vuol dire? Che estrapoliamo dall'esercizio questa prima battuta e iniziamo a suonarcela così com'è su una nota sola. Quindi vediamo un po' come è scritta. Allora abbiamo questi due sedicesimi, ottavo, poi questa figura composta da sedicesimo, ottavo, sedicesimo, ancora due sedicesimi e un ottavo, e poi il contrario, un ottavo e due sedicesimi. Te la faccio sentire a partire da una nota sola. Allora prendiamo una nota, per esempio io vado a prendere questo Mi al settimo tasto e mi suono questa ritmica su questa nota. Tu continua a osservarla a monitor e intanto ascolta come suona. Questo è esattamente quello che c'è scritto, l'abbiamo eseguita semplicemente al Mi al settimo tasto, ok? Allora adesso contestualizziamo un po' questa cosa. Perché siamo partiti da qui? Adesso abbiamo una ritmica, io voglio su questa ritmica trovare una melodia, quindi prendo queste note e anziché ripeterle sempre sulla stessa nota, vado a cercare una frase, stabilisco che la mia scala di riferimento è una pentatonica di Mi minore. Posso anche pensare di inserire la quinta diminuita e farla diventare scala blues, questo adesso lo vedremo nella ricerca del mio fraseggio. Allora partiamo dal presupposto che questo fill io lo voglia inserire in quel groove che ti ho fatto sentire all'inizio. Quindi cosa abbiamo? Mi, Re, una misura divisa tra La e Re e l'ultima misura è nuovamente il Mi. Ecco, noi su questo Mi finale vogliamo andare a mettere questo fill. Attenzione, questo fill io l'ho creato prendendo un'intera misura e questo è molto importante da ricordare. Questo vuol dire che creerò un fill molto lungo, devo metterlo nello spazio giusto, quindi cosa potrò fare? In questo caso, volendo usare tutta la ritmica, quando arriverò alla misura precedente mi dovrò preparare mentalmente che al posto del Mi e quindi dell'accompagnamento che andrei a suonare, direttamente a partire dall'1, il battere, pum, lì devo mettere quel fill. Quindi se teniamo il fill come per adesso solo con la nota fissa, verrebbe... Hai sentito che invece di ripetere la ritmica solida ho messo quello del fill. Benissimo, ovviamente non basta, questo è solo per abituarmi, per avvicinarmi a pensare qualcosa di diverso in un punto ben specifico. Attenzione, un fill di una misura intera è bello lungo, ok? Possiamo pensare di farlo più corto, però cominciamo così, tanto poi a togliere si fa sempre in tempo. Ora cosa dobbiamo fare? Dicevamo, secondo step, prendo questa ritmica e vado a cercarmi delle note che mi piacciono. Io l'ho già fatto, come avrai magari sentito all'inizio del video, ti faccio vedere come le ho trovate. Prime tre note, 2 sedicesimi e un ottavo. Anziché stare su nota fissa, penso di giocare su una scala pentatonica. La diteggiatura che preferisco quando devo usare dei fill sulla scala pentatonica è questa, la tonica col terzo dito, in maniera tale da potermi giocare questi spostamenti e andare a prendere le note con una diteggiatura relativamente semplice, tutta 1-3, 1-3. Quindi io parto da qui, ma la prima nota che suona è la settima, questi sono i 2 sedicesimi e tengo come nota lunga il Sol terza minore. Ok, questo è il primo beat dei 4. Poi successivamente che cos'ho? Tu tum ta, sedicesimo, ottavo e nuovamente sedicesimo. Per sedicesimo ottavo ho scelto di suonare il Sol sedicesimo e dare enfasi, quindi come una nota più lunga, alla quinta diminuita, quindi a questo Si bemolle. Ripeto il Si bemolle per l'ultimo sedicesimo e poi dopo ho sedicesimi e ottavo. E
mi piace l'idea di avere questa diteggiatura, anche perché fondamentalmente suona bene. Io ti sto mostrando una cosa che ho già fatto, quindi sentirai che vado abbastanza spedito per quel motivo, perché so già cosa sto andando a fare. Nel tuo caso io ti consiglio di metterti qua e sulla prima ritmica prova, sul primo beat, i 2/16 un ottavo, prova diverse soluzioni. Ovviamente anche la ritmica di partenza è un esempio, per quello ti dico prenditi il Dante Agostini e scegli la misura che vuoi e fai quello che vuoi, sbizzarrisciti, prendi mezza misura. Sul Dante Agostini non ci sono solo 4 quarti, ci sono molti esercizi anche 3 quarti, può non fregartene più di tanto se stiamo pensando a un brano rock, ma quelli di 2 quarti sì, perché tu prendi la singola misura e quello diventa il tuo feel che poi copia e incolli magari sugli ultimi 2 beat della battuta che ti interessa. Quindi questi sono tutti esperimenti che devi fare, puoi e devi fare. Una volta che abbiamo trovato tutte le note, che nel mio caso sono queste, vado a questo punto a elaborare ulteriormente questo feel. In che modo? Ho trovato la ritmica, ho trovato le note, adesso decido innanzitutto il range, voglio suonarmelo qui in basso, voglio portarlo un'ottava sopra. Nel mio caso ho optato per suonarmelo qui un'ottava sopra, ma soprattutto vado a mettere gli abbellimenti, vado a mettere quelle cose che lo rendono vivo, altrimenti comunque suona un po' troppo lineare. Devo dargli quel mordente, quel tiro che solo la tecnica può farmi avere. E che tipo di tecnica? In particolare sto parlando di mettere delle legature. In questo caso, guarda, solo nei primi 2 passaggi ho messo un hammer-on e uno slide. Poi qui metto un pull-off e qui metto un altro slide. Qui do un accento su questo re, quindi suono letteralmente più forte questa nota e chiudo ancora con un hammer-on. Potevo mettere altre cose, questa quinta diminuita, potevo prenderla con un bending, magari solo la seconda volta. Vedi, sono tutti esperimenti che in questo caso sto rifacendo per farti capire come sono arrivato al risultato finale, e sono tutti quelli che tu devi fare per cercare di imbastire un tuo feel. È un procedimento lungo, non è che dall'oggi al domani ti vengono 1000 feel per 1000 brani diversi. Comincia a pensare dove lo vuoi mettere, ti prendi la base del brano su cui stai lavorando. Per base intendo che se stai facendo un pezzo rock ti trascrivi gli accordi da qualche parte, trovi una base su YouTube, insomma ormai ci sono 1001 espedienti per avere una base su cui esercitarsi anche di un pezzo famoso. Te la rallenti se preferisci, cominci a suonare l'accompagnamento normale, cominci a inquadrare dove vuoi mettere il feel, apri il tuo Dante Agostini, è di 4 quarti, è di 2 quarti, scegli, guarda una figura ritmica che ti ispira, cominci a pensare alla scala che si può sposare su quel brano, e di scale e accordi ne ho già ampiamente parlato in altri video, quindi se non hai le idee chiare anche su quella cosa ti consiglio di andarti a cercare anche qua sul canale qualunque lezione che ti possa permettere di capire meglio quale scala è più adatta a quale situazione. Una volta che hai trovato la ritmica che ti interessa e hai messo le note, cerca di abbellirla con questi piccoli espedienti di tecnica. Lo fai una, lo fai 2, lo fai 100 volte, vedrai che poi ti verrà naturale anche improvvisarli. Per imparare a improvvisare anche semplicemente un feel, prima bisogna passare da una cosa scritta, pensata, ragionata, e questo è quello che sto cercando di invitarti a fare oggi. Bene, spero che ti sia stata utile questa lezione. Se hai dei consigli, se hai avuto delle esperienze, scrivimelo qua sotto nei commenti, cercheremo di parlarne insieme e di risolvere. Per tutto il resto ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al canale mettendo anche un bel click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ti ricordo che mi trovi su Instagram e TikTok in particolare, vieni a seguirmi anche lì perché carico regolarmente dei video molto diversi da quelli che faccio qui su YouTube e anche credo abbastanza interessanti. Comunque vai a vedere e seguimi anche lì se vuoi, se no mi puoi seguire anche su Facebook, ma soprattutto puoi iscriverti alla mia newsletter andando sul mio sito davidemartini.com per ricevere direttamente nella tua mail tutti gli aggiornamenti, tantissimi consigli e riassunti di lezioni presenti, passate e future. E ti ricordo come ultima cosa anche che puoi scaricare l'app Basswalker
su cui seguire tutti i miei videocorsi e trovare tutti i contenuti del mio sito, attualmente disponibile solo per Android. Non lo dico più per scaramanzia, ma credo che prima o poi riuscirò a farla arrivare anche su iOS. Bene, questo è tutto anche per oggi e quindi vi saluto e vi rimando alla prossima settimana. Ciao ciao!